Hello, I'm Chris Birch and thanks for looking and reading at Moto IT. Amici di Moto.it, ciao a tutti! From some big dune in the desert somewhere in Peru. Sono in Perù, nella riserva naturale di Paracas. Parla a voce molto alta perché c'è un sacco di vento. Guardate che paesaggio in lontananza incredibile, dune alte centinaia di metri, sono le dune più alte del mondo. E in lontananza vediamo per la mia moto soltanto il tendone della Red Bull che ci ospita qui nel deserto per fare una breve pausa prima di tornare a guidare con Chris Birch. Questa moto è veramente importante. Perché è importante? Perché ad oggi è la moto Max Enduro, e per Max Enduro intendo col 21 anteriore, quindi fatta per il fuoristrada, più potente e con la dotazione elettronica più ricca. Ve la faccio vedere, spero che il vento non vi disturbi troppo. Eccola qui, tolgo lo zainetto, guardate, oggi fondamentale, camel bag per idratarsi, col nostro zaino togliamolo e vi mostro la moto. Questa è la KTM Super Adventure 1290R, un frontale totalmente nuovo. Lo vedete qui col grande faro full LED. In questo caso abbiamo un parabrezza più piccolo che si può comunque regolare perché in fuoristrada è fondamentale non picchiarci contro il naso quando guidate in piedi. Abbiamo i paramani di serie, paramotore, cerchio da 21 pollici tubeless, quindi senza camera d'aria, più sicuro se si fora. Passiamo al motore. Il motore è rivisto, il bicilindrico a V di 75 gradi, mi metto qui in basso così sono protetto da dentro. È rivisto perché adesso dispone di 160 cavalli, ma soprattutto è un 1301 di cilindrata. È cresciuto a pistoni più leggeri di 47 grammi e ha anche delle camere di risonanza sui condotti di aspirazione che migliorano i consumi. Proseguo nella vista, vedete che è confermata la parte posteriore della moto, c'è la sella in un pezzo unico sulla R. Abbiamo però i fianchetti nuovi perché abbiamo un diverso flusso di aria che serve a evitare il caldo sulle gambe del pilota. Proseguo nell'altra vista della moto, sperando sempre che il vento non mi disturbi troppo. Scusate, ma c'è poco da fare, oggi va così. Uno scarico aftermarket a Krapovic, grosse maniglie per il passeggero e di serie troviamo anche gli attacchi per le borse. Vedete, non sono basculanti come sulla S e sulla T, già che sono qua vi mostro anche delle particolarità nuove della moto. A parte la regolazione inedita, eccoci qui, del parabrezza, abbiamo un porta smartphone comodissimo. Adesso in questo caso abbiamo al suo interno le chiavi elettroniche, altra novità della moto, però contiene uno smartphone di grandi dimensioni e c'è anche la presa USB per caricarlo. Poi c'è la presa 12 volt, guardate qua, quindi c'è una dotazione molto ricca. Ma questa è una moto che dà il meglio fuori strada, vi ricordo che è fatta ovviamente anche per viaggiare con le borse. Le pedane sono basse, c'è una bella altezza tra il piano di seduta e la pedana gommata del passeggero. Poi la ruota da 21 con l'effetto giroscopico la rende un po' più lenta nei cambi di direzione, ma in fuoristrada, lo vedremo tra poco, la 1290R ci va veramente sia nei percorsi lenti che in quelli più veloci. Adesso però partiamo perché Chris Birch ci aspetta. Andrea, don't push the tour guide too much. I need him for a last group. Sto seguendo il campione Chris Birch, quello che ha reso ancora più famose e spettacolari da vedere, da usare, del Max Enduro, perché con queste moto fa delle cose incredibili. Adesso ce l'ho qua davanti, tengo un po' di distanza per i sassi e la sabbia, spero che mi sentiate perché c'è il vento, ovviamente sono percorsi veloci, siamo ancora ad andature ridotte con questa nuova KTM. Cambia tantissimo, ve l'ho descritta, cambia l'estetica, cambia il motore, abbiamo 160 cavalli, la modalità di guida off-road che ci dà 100 cavalli, l'ABS libero sulla ruota posteriore e un traction control libero. Adesso però per divertirmi con Chris la sto usando in una modalità che è molto bella. Ho lasciato il mode street con 160 cavalli, traction control off e ABS invece che agisce ma soltanto sull'avantreno. È una modalità, potremmo definirla, per guidatori esperti, bisogna stare attenti a non forare. Vi do qualche indicazione: ho montato le gomme Continental TKC tassellate, ma sono gonfiate molto e ve lo consiglio anche a voi quando fate i vostri giri, per evitare le forature che sono una grossa seccatura. Le abbiamo gonfiate a 1,9, 2, è tantissimo, però almeno si gira tranquilli, se ha la trazione del tassello non si rischia di forare. La moto è migliorata moltissimo a livello di sospensioni rispetto alla 1190R, perché strutturalmente sono le stesse, ma hanno molto più sostegno idraulico. Adesso qua sta cambiando la temperatura, perché stiamo andando dentro il deserto. Strada bellissima.
deserto di Paracas. Vediamo quando Chris rallentiamo anche noi ovviamente, perché non sappiamo cosa ci aspetta dietro le curve. Tiene una bella andatura, non stiamo correndo come dei pazzi perché non siamo qua per farci male, però Chris ci ha schiaffati nel gruppo dei motociclisti esperti. La moto anche con 160 cavalli ha un controllo ottimo, io la preferisco alla modalità off-road perché si parzializza meglio, c'è un'ottima risposta in uscita di curva. La frenata è molto modulabile, il calore, considerando la temperatura che sta salendo a vista d'occhio, è del tutto accettabile. Ho gli stivali da cross, quindi sono ben riparato e non ho nessun fastidio. Al massimo il fastidio ce l'ho in generale sul corpo perché stiamo andando ben oltre i 30 gradi, ma non è il motore il problema. Vede il fondo qui come è sconnesso, questi sono i percorsi dove è passata anche la Dakar. Bisogna idratarsi molto prima di partire, bere col camelback durante la guida e poi il fondamentale non se la fate. Tante volte sentono di gruppi di amici che vanno in Nord Africa per fare dei bei giri in moto e si fanno male già nei primi giorni. Ci vuole molta prudenza e rispetto per il deserto. E adesso inizio anche a tenere la distanza da Chris perché non vedo più un tubo. Qua sabbia morbida, ha una trazione fantastica la 1090. La posizione in sella è molto comoda, ricarica quella della salti in sequenza della 1190R ed è in più regolabile a livello di manubrio e di pedane, quindi ve la potete sistemare come volete. Chris mette la freccia per stare sulla destra e noi andiamo a destra. Eh sì, che sabbia, sabbia mollissima, porco cane. Qua è abbastanza tecnico, siamo su una duna ragazzi, contropendenza veramente difficile. Questo è un tratto molto difficile. Sto tagliando una duna di taglio di lato, sabbia mollissima, terza su di giri perché sennò scendo giù dalla duna. Full gas e usciamo da questa duna. La prudenza che vi dicevo, guardate in questo caso come è fondamentale, perché ci sono questi sassi sparpagliati e non vanno presi in velocità, se no ci sta veramente male. A livello di sospensioni la moto lavora benissimo, è migliorata molto, abbiamo soltanto indurito di 5 clic la compressione e di 2 il ritorno idraulici, perché nei salti presi a bassa velocità tendeva a essere un po' morbida la forcella, però basta prendere i salti già in velocità con la giusta tecnica che la trattura standard non va niente male. Ancora sabbia. Spero che la telecamera vi faccia capire che questo è un sabbione veramente da duna e la moto va via con tanta scioltezza, bisogna muoversi bene sulla sella, stare in piedi. Sentite, 160 cavalli. Adesso ho la modalità street, quindi ho tutta la potenza della moto libera. È impressionante, bellissima. Seguiamo Chris qui a sinistra, sempre guida in piedi. La sella è in pezzo unico per la guida fuoristrada per muoversi, però vi assicuro, guardate che sgommate, però vi assicuro che è molto comoda. Nei trasferimenti di stamattina a pochi chilometri molto comoda. Il parabrezza protegge poco perché quello corto da fuoristrada, però vedete che non ci picchia un altro contro adesso, quindi va bene così e comunque è regolabile. Non mi chiedete dei consumi perché sto godendo troppo nella sabbia. Questa KTM in questo momento può consumare tutta la benzina che vuole, se la merita. La strumentazione è molto leggibile e molto comoda su strada, in fuoristrada la si usa ovviamente meno, però ha una bella leggibilità anche con la polvere. Adesso guardate che roba, l'ho coperta di polvere eppure si vede lo stesso bene. La Bosch ha fatto un ottimo lavoro. Rispetto, mi avete chiesto in tanti, rispetto alla 1190R come va? È migliorata molto di sospensioni. Il motore c'è poco da dire, era una figata, era un porteggio quello da 150 cavalli ed è meraviglioso anche questo da 160 e soprattutto migliorato nella coppia sotto, però salto, opla! Però non si può certo dire che il 1190 per chi ce l'ha sia un motore superato. Salita ripida, Chris aspettaci!
Questa moto in piedi si guida benissimo, è un motore veramente esagerato. La 1290 R ha una potenza gestibilissima, anche con la mappa full power si ha veramente la possibilità di sentire i cavalli nel posto destro, ha un'erogazione splendida. Sapete, il bello delle Maxi Enduro è proprio questo, e capisco gli amici di MLGP perché sono così innamorati di questo tipo di moto. Opla! Guardate anche nelle buche ravvicinate come si comporta bene. Le VP, vi ricordo che non sono VP semiattive o a regolazione elettronica, ma sono ottime VP completamente regolabili, con un avantreno da 48 mm a livello di diametro dei bisteni, 220 mm di escursione, e dietro c'è il mono sempre VP col sistema PDS. Vedete la moto come si scompone anche qua, sia a me che a lui, perché prende delle buche, dei dossi. Guardate come nel veloce, quello che vi dicevo prima, le sospensioni hanno un controllo molto migliorato rispetto alle 1190. Guardate che bella duna! Bellissimo! Che posti, ragazzi! Come si sale una duna? Peso in avanti, seconda, cannone, mannaggia Sasso, mi fa saltare in mezzo alla duna. Gas costante, non bisogna mollare. Qual è il modo corretto per guidare una moto così grande e potente in fuoristrada? These are the biggest, most aggressive, most technology advanced bikes that you can get off-road, and so you need to approach them with a bit of caution. Definitely to start off, we always recommend the guys use the rider aids that KTM has provided, so you have your different traction controls, your different ABS modes that you can use to mellow the experience, and then when you build up your experience you can turn all that stuff off and go crazy. Tanti hanno criticato e criticano la potenza di 160 cavalli. Noi abbiamo la nostra idea, sono divertentissimi quando ci sono, sentiamo anche cosa dice Chris. Once you get used to the power and once you learn to enjoy the power, it's very addictive. Credo che tanti abbiano capito, non sono necessari, ma quando ci sono è bellissimo usarli, fanno godere un sacco e addirittura Chris ne vorrebbe anche i 10 in più. Thanks for looking and reading at Moto IT. Ragazzi, qui è Chris Birch, non provate queste cose a casa!